Domenico, se non si fa sentire cosa faccio? Bene, te lo spiego all'interno di questo video. Ciao da Domenico Iapello e benvenuti all'interno di questo nuovo video nel quale cercherò di farti capire come comportarsi quando un ex o una ex non si fa sentire. Ora, bisogna considerare che uno degli errori più comuni che si commettono quando finisce una relazione è quello proprio di sprecare tanto tempo e tante energie stando dietro a quella che potrebbe essere la motivazione di questa assenza, di questo silenzio, ok? E nei 1000 pensieri che giornalmente si fanno e che comunque ti portano in un certo senso ad arrovellarti la mente, ecco, in questo caso tu vai a perdere delle energie preziose che invece ti servirebbero per costruire una comunicazione efficace, una comunicazione potente, per cercare di sbloccare proprio questo impedimento, questo ostacolo. Bisogna considerare prima di tutto che se un ex non si fa sentire è perché ha perso l'attrazione mentale, ok? Questo tradotto significa che a suo modo già sa cosa troverà dall'altra parte, proprio per rendere il concetto spicciolo, nel senso, se io dovessi scrivere un messaggio all'altra persona, so già quale tipo di comunicazione utilizza e quella comunicazione non mi attrae. Se ho deciso di chiudere la relazione, non contatto l'altra persona perché già so quale tipo di comunicazione troverò. Che ne so, implorare oppure chiedere ancora delle possibilità o ancora cercare di farsi vedere bisognosi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta una serie di cose che già l'altra persona conosce a monte e quindi non si fa sentire perché comunque conosce già la risposta. Molto spesso noi siamo propensi a dialogare con le persone quando viviamo di curiosità, quando non sappiamo cosa c'è dall'altra parte, quando ci piacerebbe scoprire di più di quella persona. E quindi lui o lei perché dovrebbero farlo? Perché dovrebbero farsi sentire se già conoscono quale tipo di comunicazione troveranno? Ecco, quello che io ti chiedo è proprio impegnarti a costruire una comunicazione diversa da quella utilizzata fin qui, che possa catturare la sua attenzione dal punto di vista mentale e quindi a sua volta iniziare a rinnescare, ecco, quello che io definisco il linguaggio potente. Se hai bisogno di concretizzare questa cosa, mi trovi appunto in descrizione, troverai il numero di assistenza WhatsApp, potrai confrontarti con me e cercheremo intanto di capire che tipo di relazione stai vivendo e poi se ti posso realmente aiutare. Ti ringrazio per aver visto questo video e alla prossima. Ciao!